E benvenuti in questo nuovo video pre-partita di Venezia Spezia. Prima di cominciare, come al solito, vi chiediamo un like, di commentare quel che andremo a dire, di abbonarvi a solo 1,99 € per sostenerci e per avere tutti i contenuti in esclusiva, in questo caso soprattutto le pagelle di Venezia Spezia. Assegnate i vostri punti hype al video, così fate girare di più sicuramente il video, e approfittiamo per ringraziare i nostri abbonati. Veniamo dalla partita di Coppa Italia contro il Verona, che secondo me è stata una partita comunque dove ci sono state ampie rotazioni di giocatori, dove hanno giocato quelli che giocano meno, a parte Shintiene che è stato schierato titolare, ma perché forse non ha una vera e propria riserva nel ruolo. Comunque Stroppa si fida solo di lui in quella determinata posizione lì. E sicuramente è finita a rigori, abbiamo vinto i rigori, bellissimo, abbiamo vinto il derby veneto, però può essere anche secondo me una botta di fiducia in un momento evidentemente un po' negativo, insomma non è l'inizio che ci aspettavamo sicuramente, e secondo me può essere un'iniezione, ecco, di fiducia per la squadra, al di là del risultato, al di là di come sia venuto. Però comunque anche la partita, devo dire, l'abbiamo sicuramente gestita un po' meglio noi del Verona. Penso non ci siano molti dubbi a riguardo. Sì, può sicuramente dare una motivazione in più, anche perché veniamo da una brutta sconfitta col Cesena che ci ha un po' abbattuti tutti quanti, penso anche ai giocatori. Quindi questa vittoria potrebbe veramente dare una scossa in più. E lunedì è uscito anche il video in cui rispondevamo ai commenti, analizzavamo la partita col Cesena. Sì, più che altro tutto quello che non ha funzionato, esatto. Più che altro purtroppo è arrivata una sconfitta. Tutto quello che non ha funzionato nella gara, tra errori difensivi, soprattutto nel primo gol che subiamo, sì, lasciamo stare, il calo fisico e il tilt che abbiamo tra primo e secondo tempo, anche lì siamo andati a cercare di capire le ragioni, cioè perché comunque è una roba che ci costa punti ed è una situazione che va assolutamente risolta al più presto. Dopo invece una partenza iniziale che devo dire è quasi sempre ottima, partiamo come ho detto nello scorso video, sempre a razzo, ma poi piano piano ci spegniamo. Sì, poi abbiamo affrontato il tema delle occasioni che non arrivano nel momento in cui servono, cioè viene costruito bene tutto, l'azione, manca sempre l'ultimo passaggio per segnare. O la finalizzazione corretta, più che altro anche. E anche la precisione nei tiri comunque. Sì. Gli stop sbagliati. Oppure abbiamo parlato della difesa alta di Stroppa, che è un tema ormai di cui parliamo sempre. Sì, però non si può dire, ecco, che tornando al discorso del prima, che non creiamo. Cioè noi creiamo tanto, assolutamente. Per me infatti quello non è un problema, è proprio il dopo, cioè l'ultimo passaggio, o come hai detto tu, il tiro fatto bene, cioè, dicendolo in parole povere, è sempre quello che è mancato finora, perché per creare creiamo. Sì, poi abbiamo parlato del modo di difendere di Stroppa, che crea delle discussioni, però sappiamo benissimo che è il suo modo di difendere, quindi ovviamente ne siamo consci, che è molto impostato sul baricentro alto, sui difensori che devono vedersela con gli attaccanti avversari, quindi un modo di difendere molto impostato sui duelli 1 contro 1, sulla pressione, quindi richiede grande intensità, e appunto qua ci andiamo a ricollegare a quel famoso calo fisico che sì, nel primo tempo magari ce la fai, nel secondo perlomeno ad ora fai fatica. Poi vedremo nel corso del campionato, magari reggeranno sicuramente più minuti, però per ora cali nel secondo e non riesce più a fare quella roba lì. Tutto questo comunque per dire, che abbiamo analizzato in quel video lì, siamo andati un po' a ribadirlo qua velocemente, tutto questo per dire che non è l'inizio che ci aspettavamo dal punto di vista campionato, soprattutto tra l'altro dopo le prime 2 partite che ci avevano un attimo fatto presagire cose buone, ma è inevitabile, tra la partita di Coppa Italia contro il Mantova, dove hanno fatto una super prestazione, 1000 gol annullati, tra l'altro. Sì, la partita contro il Bari, anche lì, cioè, no, forse la partita contro il Bari che era dei 1000 gol annullati, comunque partite tra l'altro molto simili, per quello le ho chiuse, quindi prima di campionato dove abbiamo fatto molto bene, però anche qui nel secondo tempo già di quella partita si vedevano un po' dei problemucci che però pensavo fossero un po' più gestibili. Evidentemente poi durante il corso del campionato, in questo inizio campionato, si è visto che i problemi
sono più di uno, ecco. Siamo rimasti un po' tutti scioccati da queste ultime 3 partite, che sono 2 pareggi e l'ultima una sconfitta. Soprattutto anche l'ultimo pareggio, quello contro il Pescara, per me, cioè, almeno a me, ha fatto più arrabbiare quello che la sconfitta contro il Cesena. Arrabbiare sì. La Per come è sconfitta arrivato. era più deludente perché Sì, esatto. serve comunque una svolta immediata, magari la partita col Verona potrà dare appunto qualcosa in più. Quell'energia, sì. Sì, perché se vogliamo essere una squadra che ambisce per tornare in Serie A... dobbiamo farlo veramente, cioè non solo parole o sulla carta come abbiamo fatto appunto all'inizio campionato e anche prima. Comunque, con che formazione appunto proverà Stroppa a dare questa svolta che serve al campionato? In porta, secondo la nostra formazione che abbiamo messo Stankovic, in difesa Shintian, Korac, Franic, centrocampo Eno, Doumbia, Boinen, Busio, Bjarkason e in attacco Yeboah e Adorante. Sì, ci sono dei mezzi dubbi, però effettivamente con la partita col Verona secondo me qualcosina possiamo averlo risolto. Comunque proviamo a dire qualcosa. Secondo me, allora, sulla sinistra Franic contro il Verona non ha giocato, quindi presumo che comunque, anche a detta di Stroppa che era uscito un po' malconcio contro il Cesena, quindi era in dubbio, però ha detto nella conferenza stampa pre-partita contro il Verona, ha parlato del fatto che è meno grave di quanto pensassero, quindi teoricamente insomma dovrebbe esserci, quindi lui titolare per quanto riguarda la difesa, gli altri due neanche li commentiamo, Cintia e Korac penso che non ci siano discussioni. Boinen invece l'abbiamo messo perché Duncan è stato espulso contro il Cesena, è squalificato per 3 giornate. Sì. Quindi pesante. Comunque rimane il dubbio, può essere sia Boinen che magari si inventa Kike Busio, Kike Perez lì, perché magari può adattare qualcuno. Secondo me dopo la prestazione contro il Verona, dove Boinen secondo me è partito un attimo frenato, però poi pian piano ha preso ritmo, per me lo rischia, dai, perché comunque gli ha dato quei minuti, l'ha fatto giocare praticamente tutta la gara. Sì, tutta la gara. E secondo me lo prova perché comunque è andato migliorando nel corso della gara e può essere uno affidabile nel ruolo sicuramente. Quindi ha senso provarlo, perché almeno non vai ad adattare nessuno ed è uno che l'hai preso per sostituire di fatto Nicolussi Caviglia, quindi è il sostituto designato da Antonelli, secondo Antonelli. Speriamo lo sia anche per Stroppa, ma mi pare apparentemente di sì. Poi in attacco, allora, Yeboah non si discute, per me, al di là del fatto che Casas stia facendo bene, e appunto non andiamo a inserire Casas così perché secondo me Stroppa lo vede come seconda punta, e tra 2 seconde punte tra Yeboah e Casas io mi tengo ancora Yeboah assolutamente, senza pensarci. Poi in corso di partita può starci, cioè Yeboah magari calla un po', metti Casas, va benissimo, per carità. Da prima punta penso vada per dar fiducia ancora a Dorante, perché comunque ne ha bisogno, c'è fila, anche contro il Verona l'abbiamo un po' visto, non è stato sicuramente tra i migliori, per non dire altro, un po' così, è forse uno di quelli che ha bisogno di partire durante la partita e forse dà di più, che effettivamente è successo così finora in campionato. Al primo minuto per me ha senso aspettare un attimo e aspettare che Adorante si sblocchi, al di là che si è già sbloccato, però si sblocchi definitivamente e seriamente, ecco. Magari trovando un bel gol, trovando un gol dei suoi, ecco, al di là di un rigore che può incidere non so per quanto. Comunque secondo me andrà per la conferma di Adorante là in attacco. Andiamo un po' a vedere come arriva lo Spezia. Anche loro hanno avuto un inizio difficile, infatti non hanno ancora vinto una partita e arrivano con 2 pareggi, 2 sconfitte. L'ultima sconfitta è stata contro la Juve Stabia 1-3. Sì. Sarà una partita molto difficile tra 2 squadre deluse, perché rispetto alle aspettative che avevamo penso sia loro che noi. 2 grandi deluse, loro alla fine arrivano ai playoff l'anno scorso. Esatto, l'anno scorso contro la Cremonese sono usciti, però comunque sono arrivati ai playoff. Finale.
in finale dei Esatto. playoff, quindi sì, scottante. Esatto. Però penso che arrivi comunque con una motivazione l'anno dopo di dire, beh, l'anno prossimo provo proprio a lottare per neanche andarci ai playoff. Esatto. Quindi sicuramente una grande delusa, come dicevi tu. Il loro allenatore è Luca D'Angelo, che è sulla panchina dello Spezia dal 2023. Arrivano con un modulo come il nostro 3-5-2. Eh sì, è una squadra che rappresenta appieno anche lì i meccanismi del 3-5-2. Penso che ne avremo tante nel corso del campionato di squadre che giocano con 3-5-2, perché comunque è un modulo che in Italia va tantissimo. È una squadra, diciamo, che anche lì si adatta molto. Cioè, ho visto che è una squadra che quando può va in pressing forte, è aggressivo per impedirti di costruire, ma è una squadra che in determinati momenti capisce il momento, appunto, non disdegna l'abbassarsi lasciando il campo agli avversari, lasciandoli palleggiare. Quindi è una squadra che non disdegna appunto stare un po' più compatta, un po' più dietro, con un baricentro un po' più basso in certi momenti. Si adatta, diciamo, ai momenti della partita. Hanno avuto, ho visto in queste 4 partite velocemente, più di qualche incertezza difensiva, perché più che altro da quello che derivano questi risultati negativi, perché la difesa era messa bene quasi sempre, però appunto un errore di un singolo ha condizionato tanti risultati negativi fin qua di queste 4 gare. Ah sì, una cosa che mi stavo per dimenticare: nell'ultima partita appunto sono partiti con una pressione bella alta contro la Juve Stabia. Però quando dico che fanno una pressione alta in determinati momenti non è una cosa per forza negativa, anzi, cioè è una cosa che puoi sfruttare a tuo favore, perché se andate a vedere anche solo gli highlights di Juve, non so se era Spezia Juve Stabia Spezia, comunque finita 3-1 per la Juve Stabia, lo Spezia fa pressione sulla costruzione della Juve Stabia e la Juve Stabia però esce benissimo e da lì si crea l'azione. Ovviamente a quel punto lì lo Spezia è messo malissimo e va in porta e tira e segna, e quindi già al primo minuto erano in vantaggio proprio su un pressing avversario. Però l'importante è uscirne bene, cioè, perché se ne esci bene è più che altro un vulnus per l'avversario più che un vulnus per te, quindi bisogna saperlo sfruttare. Se lo faranno poi bisogna vedere in partita. Sfruttano tantissimo i calci piazzati, ho notato, con Salvatore Esposito, che vabbè, un giocatore che batte benissimo le posizioni, ma non solo quello, cioè un giocatore di assoluta qualità, grandissima qualità nei piedi. Rivedremo tante nostre conoscenze. Sì. Per esempio Candela, Matteo, Wisniewski e Ristov. Sì, alcuni sono rimasti per poco, alcuni per un po' di più, comunque sì, davvero tanti, cioè, Sì. assurdo. E attenzione a, come vi dicevo, Salvatore Esposito, che è un giocatore per me fuori categoria, che non c'entra nulla con la Serie B, però comunque se lo Spezia se l'è tenuto vuol dire che insomma ha ambizioni di un certo tipo, al di là di quello che dica la classifica. Porta tanta qualità al centrocampo e non solo, cioè proprio è il vero proprio top player della squadra, senza dubbio. E attenzione anche a Soleri, che non è quello, non mi pare mai partito titolare in questo inizio, è la punta di riserva, ma mi ricorda tantissimo il Pio Esposito che avevano l'anno scorso, che ha contribuito fortemente, mi pare che tra i primi in classifica marcatori dell'anno scorso, ha contribuito a portare ai playoff, in finale dei playoff, e appunto assomiglia tanto a Pio Esposito, che adesso è all'Inter. Quindi attenzione, perché per fisicità me lo ricorda molto, è un attaccante da tenere d'occhio sicuramente, e in area può far molto male. Quindi un po' questo sullo Spezia, onestamente. Di fronte a una squadra così, che ha una rosa di qualità, al di là di quello che dica la classifica, non sarà facile, senza dubbio, anche perché devo dire onestamente la classifica attuale non rispecchia per niente la reale forza della rosa, ma forse questo si può dire anche per noi, però per ribadire il fatto che secondo me sarà tostissimo. Noi abbiamo bisogno di punti comunque, perché se dovesse andare male anche questa partita mi sa che dobbiamo un attimo ridimensionarci comunque rispetto a come avevamo iniziato il campionato noi tifosi e anche i giocatori, perché mi sembrano belli sicuri delle loro qualità, però poi in campo arrivano in un altro modo. Certo, perché a quel punto lì più che altro diventerebbe proprio un filotto di partite, bene i 2 pareggi, però diventerebbero insomma 2 sconfitte o comunque 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare. Insomma, per una squadra che ambisce anzi al vertice, non va assolutamente. Serve una reazione a questo momento negativo, che parzialmente appunto si è vista nella partita di Coppa Italia, però
non erano schierati praticamente nessun titolare, a parte alla fine, gli ultimissimi minuti è entrata un po' più gente che gioca sempre, e da lì poi se arrivasse secondo me un risultato positivo davanti a una squadra forte, anche se la classifica dice altro, ma non è così, la classifica mente in questo caso secondo me, per noi potrebbe essere veramente una svolta positiva, potrebbe veramente diventare un altro campionato, quindi sarà importante vincere, speriamo che il fattore Penzo sia determinante, possa aiutare. E nulla, era un po' questo quello che volevamo dire. Come sempre vi chiediamo di lasciare il like, di commentare dicendo la vostra, di abbonarvi a solo 1,99 € per sostenerci e per avere in esclusiva il video pagelle appunto di Venezia Spezia, e lasciateci i vostri punti hype per far girare il video. E ci sentiamo nel post partita. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.